Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Il bicchiere di vino nella mia mano sembrava più pesante di quanto dovesse essere. La mia presa si stringeva ad ogni secondo che passava. Dall'altra parte del tavolo mia moglie Elena rideva. Un suono melodioso e brillante che una volta portava calore al mio cuore, ma stasera era diverso. La risata non era per me, era per lui, Daniel. Daniel si chinò vicino a Elena, sussurrandole qualcosa che non riuscivo a sentire. Qualunque fosse stato, la fece ridere di nuovo. Le sue guance arrossirono di una tonalità che non vedevo da anni. Il mio stomaco si girava mentre guardavo le sue dita sfiorare leggermente la sua mano, un gesto casuale ma intimo che metteva i miei nervi in allarme. «Ho bisogno di aria», dissi, spingendo indietro la mia sedia. La mia voce era calma, troppo calma, mascherando la tempesta che si stava formando dentro di me. Uscì sul patio, lasciando che l'aria invernale mi sferzasse il viso. Faceva freddissimo, ma non me ne importava. Avevo bisogno della punta, qualcosa di tagliente per distrarmi dal peso soffocante dei miei pensieri. Elena ed io eravamo sposati da decenni, attraverso ogni sfida, ogni gioia. Ero stato la sua costante, il suo partner, il suo sostenitore, l'uomo che avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei. Eppure, eccoci qui, fuori dalla mia stessa casa, sentendomi come uno straniero nel mio matrimonio. Il mio telefono vibrò nella tasca, interrompendo la mia spirale. Quasi l'ignorai, ma la vibrazione persistente mi costrinse a guardare. Un messaggio da un numero sconosciuto illuminava lo schermo. «Meriti la verità. Controlla il bagagliaio di Elena», leggei, fissando il messaggio con il cuore che batteva forte nelle orecchie e le mani che tremavano, non dal freddo, ma dal peso delle parole. Chi aveva inviato questo? Era uno scherzo crudele o la risposta alla domanda che non avevo osato porre ad alta voce? Tornai dentro, muovendomi silenziosamente in modo che Elena e Daniel non notassero nulla. Erano ancora al tavolo, inclinati l'uno verso l'altro, le loro risate ora un mormorio basso. La mascella serrata mentre passavo davanti a loro, prendendo il mio cappotto e le chiavi. «Torno subito», dissi senza aspettare una risposta. Il mio cuore batteva mentre entravo nel garage e aprivo l'auto di Elena. Le dita esitavano sul bagagliaio, l'esitazione che mi lacerava. Feci un respiro profondo e lo aprii. Dentro era piegata ordinatamente una lettera. La aprii con le mani tremanti. I miei occhi scansionavano le parole scritte a mano da Elena, un messaggio pieno di affetto, desiderio e piani. Piani con Daniel per un weekend romantico, ogni dettaglio intimo. La mia visione si offuscò di rabbia e cuore spezzato. Le avevo dato tutto. Il mio amore, la mia lealtà, la mia vita. E questo era il suo modo di ripagarmi. Presi la lettera stretta. La carta si strappava nel mio pugno. Questo non era finita, per niente. Rimasi seduto in macchina per quella che sembrava un'eternità, fissando la lettera accartocciata nella mia mano, il petto che si alzava e abbassava mentre lottavo per controllare il respiro. Le parole sulla carta si ripetevano nella mia mente, ognuna come un coltello che si intorceva più a fondo nel mio cuore. Non era solo una relazione, era premeditata e deliberata. Non mi tradiva semplicemente, stava pianificando un futuro con lui. I miei pensieri erano una tempesta di rabbia, dolore e qualcosa che non provavo da anni, determinazione. Se Elena pensava di potersi avventare su di me, allora stava per imparare quanto si sbagliava. Non sarei stato una vittima passiva, lasciato nelle macerie del suo inganno. No, questa volta avrei reagito. Misi la lettera nella tasca e tornai a casa, il mio volto maschera di indifferenza. Elena e Daniel non si accorsero nemmeno di me mentre passavo oltre la sala da pranzo, immersi nel loro piccolo mondo, nelle loro conversazioni sussurrate e negli sguardi rubati. Mi faceva star male. Nella nostra camera da letto mi sedetti sul bordo del letto, fissando la foto del matrimonio sul comodino. La presi, il pollice sfiorava il volto sorridente di Elena. Come poteva farlo?
L'avevo amata con ogni fibra del mio essere, avevo costruito una vita con lei, sacrificato per lei, la fiducia in lei, e lei aveva gettato tutto via per lui. La rabbia dentro di me ribolliva, la mia mente correndo con idee di vendetta. La vendetta non era solo un desiderio, era una necessità, ma non potevo agire d'impulso. No, doveva essere pianificata con cura, metodica. Se Elena e Daniel volevano giocare, mi sarei assicurato che capissero le poste in gioco. Iniziai raccogliendo informazioni nei giorni successivi, prestando maggiore attenzione al comportamento di Elena. Notai come controllava il telefono più spesso, le labbra che si incurvavano in un sorriso segreto mentre digitava. Era sempre attenta a eliminare i messaggi e nascondere le tracce, ma non si rendeva conto che la stavo osservando. Ogni suo momento era sotto la mia scrupolosa attenzione. Non passò molto tempo prima che trovassi il prossimo pezzo di prova, il blocco del suo telefono. Mentre era sotto la doccia, accedetti al suo telefono e trovai il numero di Daniel salvato sotto un nome falso, Clara. Le mie labbra si incurvarono in un sorriso amaro, intelligente ma non abbastanza. Copiai il numero e iniziai a costruire un caso. Non volevo solo vendetta. Volevo la verità alla luce per il mondo intero. Volevo che sentisse l'umiliazione e il tradimento che aveva inflitto su di me così casualmente. E volevo che Daniel sapesse di aver scelto l'uomo sbagliato da incrociare. Il primo passo del mio piano era semplice: la confrontazione, ma non con Elena. No, quello sarebbe venuto dopo. Prima dovevo agitare Daniel. Un paio di sere dopo parcheggiai fuori dall'appartamento di Daniel, il cuore che batteva forte, ma la mente acuta e concentrata. Avevo fatto le mie ricerche, scoprendo che viveva da solo in un modesto appartamento al terzo piano. Perfetto. Non ero lì per fare una scena, ma per piantare i semi del dubbio e della paura. Bussai alla sua porta, calmo ma fermo. Dopo qualche momento, la porta si aprì e lì stava lui. Daniel sembrava sorpreso, le sopracciglia aggrottate mentre mi riconosceva. «Michael», disse, la voce incerta cercando di mascherare la sua ansia. «Cosa ci fai qui?» Sorrisi con un'espressione controllata che non raggiungeva i miei occhi. «Dobbiamo parlare», dissi. Esitò, gettando un'occhiata oltre la spalla come se stesse decidendo se lasciarmi entrare. Feci un passo avanti. La mia sola presenza bastava a fargli indietreggiare leggermente. Fece un gesto per farmi entrare e io varcai la soglia, chiudendo la porta dietro di me. L'appartamento era scarno, pulito ma impersonale, con qualche foto incorniciata e una pila di libri su un tavolino. Nulla che suggerisse un uomo profondamente radicato nella sua vita. Aveva senso, era il tipo che si lasciava trasportare, prendeva quello che voleva senza lasciare traccia. «Immagino che tu sappia già perché sono qui», dissi, la voce ferma senza tradire la tempesta che infuriava dentro di me. Daniel si spostò a disagio, incrociando le braccia. «Ascolta, Michael, non penso di...» «Non insultarmi fingendo di non sapere», interruppe, il mio tono tagliente. «Ho visto i messaggi, ho letto la lettera, so cosa sta succedendo». Il suo viso diventò leggermente pallido, la bravata che svaniva. «Non volevo che questo succedesse», disse in fretta. «È successo così, semplicemente...» «Elena e io?» «Elena e tu», borbottai, facendo un passo più vicino. Lui si irrigidì e sentii un senso di soddisfazione contorta. «Hai idea di quello che hai fatto? Capisci la distruzione che hai causato?» «Non volevo ferirti», balbettò, la voce debole. «Non doveva essere così, ma eccoci qui», dissi con voce fredda, avvicinandomi, il mio sguardo bloccato nel suo. «Lasciami chiarire una cosa, Daniel. Potresti pensare di aver vinto, ma non è così. Hai giocato la tua mano e ora tocca a me». Il suo collo sobbalzò mentre deglutiva nervosamente, la fiducia che si sgretolava sotto il peso delle mie parole. Feci un passo indietro, lasciando che il silenzio pesasse tra di noi. «Avresti dovuto pensarci 2 volte prima di coinvolgerti con mia moglie. Ora imparerai che alcuni uomini non prendono il tradimento alla leggera». Senza aspettare una risposta, mi girai e uscii dall'appartamento, lasciandolo lì, visibilmente scosso. Non avevo bisogno di dire altro. La vera vendetta doveva ancora venire.
e volevo che rimuginasse nella sua paura e incertezza. Tornato a casa, trovai Elena nel salotto scrollando il telefono. Alzò lo sguardo mentre entrai, l'espressione impassibile. «Sei tornata tardi», disse casualmente, il tono intriso di una lieve curiosità. «Sono andato a fare un giro», risposi, mantenendo la voce neutra. Non ero ancora pronto a confrontarla, non fino a quando non avessi tutto pronto. Nei giorni successivi misi in moto il resto del mio piano. Prima assunsi un investigatore privato. Se Elena e Daniel pensavano di essere discreti, si sbagliavano. L'investigatore avrebbe raccolto prove inconfutabili della loro relazione. Foto, messaggi, persino registrazioni se necessario. Volevo prove che avrebbero distrutto ogni frammento di credibilità che avevano. Successivamente iniziai a contattare persone chiave nelle nostre vite. Amici, colleghi, persino la famiglia di Elena, con commenti sottili e domande accuratamente poste, piantando l'idea che qualcosa non andasse. Non dovevo accusarla apertamente, dovevo solo creare dubbi. Quando fui pronto a esporla, le basi sarebbero già state poste. Nel frattempo, iniziai a prendere misure per proteggermi finanziariamente. Incontrai un avvocato, assicurandomi che se tutto fosse finito in divorzio, Elena non sarebbe andata via con più di quanto meritasse. Iniziai anche a reindirizzare fondi in un conto separato, preparando la possibilità che potesse cercare di approfittare di me. E attraverso tutto ciò, interpretai il mio ruolo di marito devoto. Sorrisi quando dovevo. Fingevo di non notare le sue notti tarde e il comportamento segreto, lasciandole pensare di starci uscendo. Più si sentiva a suo agio, più devastante sarebbe stata la caduta. Le settimane passarono e il mio piano lentamente prendeva forma. Avevo raccolto abbastanza prove per far crollare il loro mondo segreto, ma non avevo ancora finito. Non si trattava solo di esporli, ma di farli sentire ogni grammo di dolore che mi avevano inflitto. Una sera, Elena si stava preparando per un altro dei suoi cosiddetti incontri del Club del Libro. Stava davanti allo specchio, applicando il rossetto con facilità pratica. Il suo riflesso catturò il mio sguardo mentre mi appoggiavo al telaio della porta, le braccia incrociate. «Sei carina», dissi equamente. Sorrise lievemente, senza voltarsi per affrontarmi. «Grazie, è solo una serata casuale con le ragazze». La bugia rotolò fuori dalla sua lingua così senza sforzo che quasi la ammirai. «Quasi», mi avvicinai, mantenendo l'espressione neutra. «Divertiti», dissi, posando un leggero bacio sulla sua guancia. Si irrigidì leggermente, probabilmente abituata al mio affetto in questi giorni, ma non si tirò indietro. Appena la sua auto uscì dal vialetto, andai al lavoro. Avevo piantato un tracker GPS sulla sua auto giorni fa e ora era il momento di seguirla. Non ero sicuro del perché sentissi il bisogno di vederlo con i miei occhi, forse per ricordarmi che quello che stavo facendo era giustificato. Il tracker mi portò a un hotel ai margini della città. Parcheggiai a una distanza sicura e osservai mentre usciva dalla sua auto, guardandosi nervosamente prima di entrare. Qualche minuto dopo arrivò Daniel, la sua auto si fermò accanto alla sua. Il mio petto si strinse mentre li vedevo salutarsi con un abbraccio troppo intimo per due persone che cercavano di salvare la loro amicizia, come aveva detto così casualmente. Aspettai che sparissero all'interno prima di fare la mia mossa. Avevo già avvertito l'investigatore privato che era dissimulato nella hall, fotocamera in mano. Quella sera avrei raccolto l'ultimo pezzo del puzzle. La mattina seguente, Elena tornò a casa indossando gli stessi vestiti con cui se ne era andata la sera prima. Ero seduto al tavolo della cucina, sorseggiando il mio caffè, una pila di documenti ordinatamente disposta davanti a me. «Buongiorno», dissi senza alzare lo sguardo. Si congelò per un istante, poi forzò un tono casuale. «Buongiorno, sei sveglia presto». La guardai con un piccolo sorriso tirato dalle labbra. Non riuscivo a dormire, pensavo di iniziare la giornata prima. Indicai la pila di documenti. «Vuoi unirti a me? C'è qualcosa di cui dobbiamo discutere». I suoi occhi si spostarono sui documenti. Un lampo di inquietudine attraversò il suo volto. «Che cos'è questo?» Ho detto con tono fermo ma calmo, prese riluttante una sedia e si sedette di fronte a me. «Non sarà più un problema», dissi, scivolando la prima foto sul tavolo. Lei e Daniel, braccio a braccio entrando nell'hotel.
Il suo volto divenne pallido, il respiro irregolare. «Che cos'è?» balbettò, la voce appena un sussurro. «Penso che tu lo sappia», dissi, appoggiandomi alla sedia. «Lo so da mesi, Elena, tu e Daniel, le bugie, il tradimento». Le lacrime riempirono i suoi occhi, ma non le lasciai scuotere la mia determinazione. «Michael, non volevo ferirti, non dovevo», cercò di spiegarsi. Sorrido amaramente. «Oh, è esattamente quello che penso, ma non preoccuparti, non sono qui per litigare con te, sono qui per dirti come andrà a finire». Scivolai un altro documento sul tavolo, una bozza degli atti di divorzio, completa di un accordo finanziario che la lasciava con nulla più di quanto avesse portato nel matrimonio. I suoi occhi si spalancarono mentre scansionava le pagine. «Puoi firmare ora o possiamo portarlo in tribunale», dissi. «Ma se andiamo in tribunale mi assicurerò che tutti sappiano cosa hai fatto, i tuoi amici, la tua famiglia, tutti». «È tua scelta», dissi, osservandola. Annuì debolmente, le mani tremanti mentre raggiungeva la penna. La guardai firmare il suo nome, ogni tratto della penna una piccola vittoria in una guerra che non avevo chiesto, ma che ero stato costretto a combattere. Le settimane successive furono un turbinio di procedimenti legali e conversazioni sussurrate tra amici e familiari. La storia si diffuse rapidamente. La relazione tra Elena e Daniel, le foto, le conseguenze. Elena lasciò la casa, abbandonando la vita che avevamo costruito insieme. Daniel, fedele alla mia previsione, perse il lavoro e si ritrovò ostracizzato dai suoi colleghi. Per quanto mi riguardava, iniziai a ricostruire la mia vita. Non fu facile. Ci furono giorni in cui il peso di tutto sembrava insopportabile, ma ogni passo avanti, ogni piccola vittoria, mi ricordava che ero più forte di quanto mi fossi dato credito. Una sera, mentre stavo sul patio della mia ora silenziosa casa, guardai l'orizzonte. L'aria invernale era frizzante, le stelle brillavano contro il cielo scuro. Per la prima volta in mesi provai un senso di pace. Avevo affrontato la tempesta e ne ero uscito vivo. Ora era il momento di iniziare una nuova vita. E tu? Come avresti reagito nella situazione di Michael? Lascia un commento qui sotto con la tua opinione e non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per altre storie emozionanti come questa.